Ciao a tutti e bentornati, io sono Alessia e questo è il mio canale. Ogni settimana parleremo dei casi che mi hanno più turbato, dalla cronaca nera al paranormale o comunque tutti quei casi che hanno attorno un alone di mistero. Oggi parleremo di un caso davvero inquietante e spaventoso, di un personaggio che da fantasia è diventato, pensate, realtà e si è trovato al centro di alcuni fatti di cronaca nera. Sto parlando dello Slenderman. Ma iniziamo subito con la storia. Slenderman, che letteralmente vuol dire uomo snello, fu creato nel 2009 da Erik Knudsen per un concorso su un sito web chiamato Something Awful. Questo concorso chiedeva ai partecipanti di creare delle foto un po' particolari. Knudsen crea un personaggio davvero angosciante e inquietante. È un uomo molto alto, vestito di nero, con gli arti allungati e senza volto. Sì, senza volto, perché il suo volto è completamente ricoperto da fasce bianche. La foto che Knudsen porta al concorso è davvero inquietante, perché questa foto raffigura dei bambini e lo Slenderman che sembra condurli da qualche parte. Con questa foto Knudsen vince il concorso e queste immagini diventano virali in pochissimo tempo, perché Slenderman comincia ad apparire in foto, video, serie TV, videogiochi, film. Ma la cosa più scioccante è che alcune persone cominciano a dire di averlo visto e in rete spuntano delle immagini e dei video veramente terrificanti. Amici, io alcuni di questi video li ho visti e non posso dire la parola, ma me la sono fatta sotto. Ma torniamo ai fatti. Alcune persone che dicono di averlo visto sostengono addirittura che Slenderman possa allungare gli arti per poter meglio catturare la sua vittima, che sia stato avvistato anche fuori, soprattutto fuori dalle città, come boschi o luoghi abbandonati, e riferiscono anche che quando Slenderman avvista la sua vittima comincerà a perseguitarla fino a quando non l'avrà catturata. E sono tanti i malesseri, i disturbi che le sue vittime hanno provato, e ve ne citerò alcuni perché sono veramente tanti quelli che ho letto: febbre, nausea, vomito, vertigini, senso di smarrimento, autolesionismo, confusione, perdita di memoria a breve termine, disturbo ossessivo compulsivo, e le sue vittime pare che abbiano tutti tra i 5 e i 17 anni. Alcune sue vittime sostengono che Slenderman possa avere dei poteri paranormali, che sia in grado di soggiogare la loro mente fino a controllarla completamente, prima con apparizioni fugaci, poi via via sempre più frequenti, arrivando addirittura a portarli al suicidio o a spingerli ad uccidere. Il primo fatto di cronaca, da quello che ho letto, risale al maggio del 2014 ed avviene nella contea di Milwaukee in Wisconsin e riguarda due dodicenni che vengono accusate e processate per aver tentato di uccidere una loro compagna di classe. Le ragazze, le dodicenni, sono Morgan Geyser e Anissa Weier e la vittima è Peyton Leutner. Le due ragazze, che erano ossessionate dallo Slenderman, si mettono d'accordo per condurre Peyton in un bosco della zona, dove qui la accoltelleranno per diverse volte. Il gesto è stato fatto come sacrificio allo Slenderman, in modo che non potesse fare del male alle loro famiglie. Le 19 coltellate che ha ricevuto Peyton miracolosamente non hanno reciso organi vitali. Quindi Peyton riesce a trascinarsi lungo il ciglio della strada, dove verrà soccorsa da un ciclista che allerterà subito i soccorsi e la polizia. Le due ragazze sono state sottoposte a processo e giudicate non colpevoli per instabilità mentale, ma condannate alla frequentazione obbligatoria di un istituto psichiatrico
Morgan, che l'aveva coltellata per 40 anni, e Anissa per 25 anni. La vicenda creò ovviamente un enorme scalpore e l'opinione pubblica rimase indignata e scioccata dall'influenza che questo personaggio, lo Slenderman, aveva avuto su queste due minorenni. Pensate che la scuola di queste ragazze aveva bloccato i tablet che avevano in dotazione gli alunni e i siti internet che riportavano notizie relative allo Slenderman. Un secondo caso, sempre legato allo Slenderman, si verificò il mese dopo, ad Hamilton, in Ohio. Una madre che rientrava dal lavoro venne attaccata con un'arma da taglio ed una maschera sul volto, una maschera bianca, dalla figlia tredicenne. La madre dichiarò che la figlia quel giorno non sembrava in sé e che era ossessionata dallo Slenderman. Questa ragazza verrà condannata ad una pena detentiva da scontare in ospedale psichiatrico. Un altro caso avviene nel 2014, ma questa volta siamo in Florida. Una ragazzina di 14 anni decide di uccidere la sua famiglia e lo fa in un modo particolare. Decide di appiccare il fuoco a casa sua, dove in quel momento stanno dormendo sua madre e suo fratello. Miracolosamente i due riescono a salvarsi, ma quando escono dalla casa, la madre, terrorizzata, si accorge che la figlia manca all'appello e cerca di ributtarsi tra le fiamme per poterla andare a cercare, ma le viene impedito dai vigili del fuoco. Anche a fuoco spento si renderanno conto che della ragazza non c'è traccia. A questo punto la madre è davvero sconvolta. Qualche ora dopo, sul telefonino della mamma arriverà un messaggio e della figlia, che ormai lontano da casa, confessa di essere lei l'autrice di questo atto doloso, ma la ragazza verrà trovata e presa in custodia dalla polizia, dove verrà condannata per tentato omicidio e incendio doloso. Nel corso del tempo purtroppo ci sono stati altri casi simili. Io ho riportato questi 3 perché sono stati i primi 3 casi e quindi sono stati quelli più eclatanti e diciamo i più significativi. Il 6 settembre del 2018 nelle sale italiane esce il film horror Slenderman, prodotto dalla Warner Bros. Nonostante siano state molte le critiche sollevate per l'uscita di questo film, soprattutto di persone legate alle vicende che vi ho appena raccontato, perché c'era preoccupazione che questo personaggio potesse essere emulato soprattutto dai giovanissimi, che sono più facilmente impressionabili. Io su questi eventi mi sono fatta una mia opinione, che è la mia personale ovviamente. Non sono un medico e non posso giudicare a livello psicologico la mente di questi ragazzi, di questi bambini. Secondo me c'è stata una specie di psicosi collettiva quando è venuto fuori questo personaggio, che comunque è un personaggio molto inquietante. Io stessa, quando ho visto alcuni video che girano in rete, quando me lo sono vista sbucare davanti all'improvviso, mi sono un po' impressionata, sono sincera. Quindi figuriamoci la mente di un bambino, di un ragazzino, menti così ancora malleabili, così facilmente impressionabili. Secondo me sono rimasti influenzati veramente tanto negativamente da questa figura. Forse la paura che potesse veramente capitargli qualcosa, o che potesse capitare qualcosa di brutto alle loro famiglie, li ha spinti a queste terribili azioni. Amici, siamo arrivati al termine di questo caso per oggi. Sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate voi, se conoscevate già questi fatti, se conoscevate lo Slenderman, e fatemelo sapere nei commenti. Io per oggi vi saluto e vi mando un bacio grande. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e un like se il video vi è piaciuto. Ciao amici!